Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'Ora del Mistero. Scusate naturalmente il ritardo per chi era in attesa, ho avuto un inconveniente tecnico. Allora, questa puntata è dedicata sostanzialmente a delle immagini, ma anche ad uno scritto importante che riguardano appunto quella che è una documentazione che è arrivata al Congresso degli Stati Uniti, ovvero il documento Immaculate Constellation, un documento che abbiamo abbondantemente visto con il collega Massimo Cirami durante una live in cui ne abbiamo discusso le sfaccettature, almeno dal punto di vista giornalistico, da quello che era già trapelato al momento. E ovviamente c'è un video che riassume il tutto per chi magari non può seguire una lunga live, che porta appunto il nome Kona Blu, che trovate sempre su questo canale. Qualche giorno fa è accaduta qualcosa, diciamo, di particolare, potremmo dire qualcosa, di nuovo che in qualche modo ha, portato delle novità a livello proprio di immagini. Cioè questo documento, perché non si vede, okay, adesso si vede. Questo documento che è, l'introduzione ad Immaculate Constellation, così come è stato presentato presso il Congresso degli Stati Uniti. Si tratta di, 11 pagine, ovviamente qui ve ne sto mostrando qualche pezzetto, dove ci sono una marea di informazioni. Naturalmente adesso lo vedremo un po' più in dettaglio e sicuramente, diciamo che in questa live affronteremo anche il documento, per quello che è possibile, fin dove arriviamo. Ma la prima cosa che mi interessa mettere, sul banco e mostrarvi è appunto la provenienza delle immagini che vedremo tra qualche istante. Infatti, in buona sostanza, il primo sito a pubblicare, la sequenza di immagini è stato questo sito che praticamente è, Strange Mystery, è un sito che fa quasi 2.000.000 di iscritti, un sito americano, dove l'autore, lo youtuber, ha sostanzialmente a suo dire ricevuto una email riservata. Qui vediamo, in basso a sinistra sopra il nominativo Nathan Latvaitis, una scritta che è NRO Immaculate Constellation. Praticamente è un file, PDF che conteneva delle immagini che si presume siano state estrapolate da appunto il programma e il dossier Immaculate Constellation. Siamo quindi davanti a una persona che potrebbe aver detto il vero, come potrebbe aver inventato tutta la storia. Quindi prendiamola con le pinze, ma andiamo a vedere allo stesso tempo tutta una serie di altre cose correlate e ovviamente mi interessa mostrarvi anche un'altra schermata sempre del suo sito, che è questa, dove già possiamo vedere alcuni degli oggetti, di cui sarebbero trapelate le immagini e, tutti i video che ha fatto, quindi tutta la sequenza, se non erro sono 8 o 9, l'ultimo è di oggi, non ho avuto il tempo di vederlo, ma credo che abbia ricevuto delle minacce via email o qualcosa di importante e abbia fatto un ultimo annuncio, comunque un annuncio significativo nella giornata di oggi. Ovviamente qui potete vedere che, ci sono diverse cose e quest'ultimo, appunto il numero 7, ha ricevuto un'email inquietante con filmati trapelati di UFO, eccetera, eccetera. Ora, vi farò vedere quelle che sono le immagini, ma prima voglio chiarirvi un secondo che cosa è praticamente l'NRO, per chi non lo sa e sono sicuro che la maggior parte di voi non lo sanno. Questo è il sito
dell'RNO. Questo è tutto il sito. Perché ve lo sto mostrando? Perché l'NRO, ovvero il National Reconnaissance Office, nato nel 1960 e che si trova, almeno la sua sede principale, a Chantilly in Virginia, nasce come, diciamo, agenzia che si occupa della rete satellitare spionistica e gestisce quindi quella rete spionistica. E quindi si appoggia a tutte le agenzie investigative come la Central Intelligence Agency, che conoscete come CIA, l'NSA, che conoscete come National Security Agency, la DIA, che è la Defense Intelligence Agency del Dipartimento della Difesa, l'NGA, che probabilmente è quella meno conosciuta, che è la National Geospatial Intelligence Agency, ed infine l'USSC, che è lo United States Strategic Command. Tutti questi praticamente utilizzano un'unica rete satellitare, seppur in modi abbastanza particolareggiati, singolari, eccetera, e ovviamente fanno riferimento appunto all'NRO, che ha una certa importanza. Quindi un insider dell'NRO avrebbe mandato questa email che naturalmente avrebbe portato a queste immagini che adesso una per una vi faccio vedere. Intanto un saluto e un benvenuto affettuoso a tutti gli amici che sono già presenti nella live, a tutti coloro che si collegheranno in corso d'opera e naturalmente a tutti quelli che la vedono anche in differita. Allora, queste fotografie ovviamente rimangono comunque col punto interrogativo, apparterrebbero al documento, al programma Immaculate Constellation, e sarebbero una piccolissima percentuale di quel materiale fotografico, videografico che sarebbe contenuto all'interno di questo documento importante, di questo programma che studierebbe gli UFO, che si occuperebbe di retroingegneria, di recupero dei corpi, eccetera, eccetera. E come possiamo vedere ci sono sostanzialmente immagini di tutti i generi e maniere, vediamo se così si vede meglio, forse sì. Sì, Daniel, questo sembra un veicolo di Star Wars, sembra uno Star Destroyer praticamente, come anche questo precedente ricorda in qualche modo un'ala T senza i due alettoni, insomma, laterali. Questo è un oggetto stelliforme. In alcune di queste immagini ci sono delle censure, quelle che vedete ai lati, che probabilmente, non ve lo posso dare per certo, servirebbero a coprire dei dati tecnici che potrebbero ricondurre all'aereo e quindi o all'elicottero, eccetera, a chi insomma ha fatto la fotografia o l'ha ripresa, e di conseguenza potrebbero essere pericolosi nei confronti di un insider che magari ha fatto trapelare queste immagini. Qui abbiamo un classico boomerang sullo stile dell'oggetto che ha sorvolato Phoenix tanti anni fa, ma che di recente, se vi ricordate, vi abbiamo mostrato in un video che in teoria sarebbe stato girato dalla ISS, anche se ci sono tanti dubbi su questo, e che praticamente abbiamo mostrato con Massimo Cirami in una live di forse prima dell'estate, però non sono sicurissimo di questo punto. Qui abbiamo questi due oggetti a forma di croce, che ricordano vagamente la forma di un aereo e che sono stati paragonati ad alcuni oggetti a forma di croce che appaiono in un famoso, una famosa illustrazione della battaglia di Norimberga, di cui vi invito a vedere un mio articolo, anzi a leggere un mio articolo che trovate sul mio sito internet UFO e Misteri dal Mondo, all'indirizzo www.statodiemergenza.com, con il racconto, le spiegazioni, le immagini e tutto il resto.
Qui abbiamo un oggetto con una forma alquanto bizzarra, ricorda una stella, anzi dovremmo per essere precisi, ricorda secondo me le pale, che si mettono attaccate al tetto, tipo di ventilatore, ma a 5 punte. Qui abbiamo un oggetto che a me ricorda tantissimo quello del famoso avvistamento della Turchia, in cui si vedono i 2, passeggeri, e questo secondo me è proprio lo stessa tipologia di oggetto. Qui abbiamo un'immagine di quello che potrebbe essere effettivamente un disco volante, anche se la forma mi sembra un po', allungata. Questa è la classica sfera luminosa nel cielo notturno, sono tutte immagini, ehm, notturne naturalmente. Qui abbiamo questo oggetto che sembra doppio, cioè sembra composto da una parte che assorbe la luce, una parte oscura e una parte molto luminosa, sotto, come se la parte sotto magari fosse il risultato di una propulsione, di un'energia, di un calore, oppure come se si trattasse di 2 oggetti completamente diversi uno sopra l'altro. Qui abbiamo 5 oggetti, 1 luminoso e 4, scuri, in una formazione che, se non fosse per quello in alto, ricordano molto il famoso video, girato in Messico, parecchi anni fa da un aereo di ricognizione. E ovviamente vedere 2 tipologie di oggetti volanti differenti all'interno di una stessa immagine è una cosa abbastanza rara. Qui abbiamo altri oggetti sferici. Qui abbiamo questo oggetto che sembra quasi una croce, che anche in questo caso, seppur in modo meno evidente, ricorda il famoso dipinto di Norimberga. Qui abbiamo un classico disco volante visto di profilo, anche se io sulla sua forma reale ho qualche dubbio, perché ci sono alcuni punti di questa immagine che mi fanno pensare di più ad un oggetto che ha quasi la forma di una croce patente, per intenderci la croce dei Templari, ma vista con un'angolazione e con una sfumatura dell'immagine in pixel che fa sembrare un disco volante. Questa è una classica sfera probabilmente di metallo. Naturalmente questa è una sfera di metallo e questa è una forma fusiforme di un oggetto, unica fusione. Queste 2 immagini, e sono le ultime 2 del gruppo, sono state sostanzialmente, come posso dire, inserite successivamente attraverso un'altra email che avrebbe ricevuto, lo youtuber. Quindi, qualora ci fossero altre cose, naturalmente sarà mia premura farvele, pervenire attraverso, insomma, l'informazione qui sul canale il prima possibile. Andiamo quindi al documento vero e proprio. Allora, questo che state vedendo è ovviamente la traduzione in italiano del documento di 11 pagine che è stato portato al Congresso degli Stati Uniti, ed è la parte introduttiva di tutto il documento, che è di oltre 200 pagine, con riferimenti, materiale fotografico, videografico, eccetera, che ancora naturalmente non è stato consegnato nemmeno al Congresso. Questo documento è il risultato di un'indagine interna pluriennale sui temi di fenomeni anomali non identificati, UAP, tecnologie di origine sconosciuta e intelligenze non umane. Questa indagine è stata intrapresa in risposta a minacce urgenti e credibili al bene pubblico e alla sicurezza degli Stati Uniti d'America, è fornita al Congresso tramite i meccanismi di segnalazione degli UAP stabiliti dal National Defense Authorization Act dell'anno fiscale 2023 e dal National Intelligence Authorization Act dell'anno fiscale 2023. I dati consultati durante questa indagine, riassunti in questo rapporto,
provengono da dati non pubblici detenuti all'interno del ramo esecutivo del governo degli Stati Uniti. L'autore ha ottenuto l'accesso a queste informazioni mentre svolgeva i propri doveri legali in qualità di dipendente del Dipartimento della Difesa. Questa versione pubblica del rapporto dell'autore è stata esaminata e approvata per la divulgazione al pubblico dal Dipartimento di Stato, il Bureau of Global Public Affairs. I risultati di questa indagine sono profondamente inquietanti. Elementi del ramo esecutivo degli Stati Uniti hanno cospirato per impedire al ramo legislativo degli Stati Uniti di esercitare i suoi legittimi poteri di governo in relazione alle questioni UAP, TUO ed NHI, che non ho la più pallida idea di cosa siano. Le informazioni fornite dall'autore suggeriscono fortemente che il ramo esecutivo degli Stati Uniti ha gestito le questioni UAP-NHI senza la conoscenza, la supervisione o l'autorizzazione del Congresso per un po' di tempo, molto probabilmente decenni. Questa cospirazione criminale mantiene il governo eletto degli Stati Uniti e i suoi cittadini all'oscuro di profonde scoperte e terribili minacce derivanti dall'esistenza di UAP e della loro tecnologia. Sono state messe a disposizione del Congresso prove inequivocabili che dimostrano la realtà di UAP da più informatori indipendenti degli UFO. Questo documento è solo una delle prove portate al Congresso, ne esistono molte altre e si spera che saranno rese disponibili. In questa versione pubblica del rapporto le informazioni sono organizzate in 7 categorie di prove, tra cui un programma di accesso speciale non riconosciuto come USAP, intelligence sulle immagini IMINT, intelligence umana UMINT, intelligence sui segnali SIGINT, registri burocratici dell'USG, registri storici dell'USG e altre fonti sensibili. Tutte le informazioni in questo rapporto derivano dall'accesso a informazioni non pubbliche. Sezione 1. Programma di accesso speciale non riconosciuto Costellazione Immacolata. Immaculate Constellation è un programma di accesso speciale non riconosciuto, istituito in seguito alla divulgazione al pubblico dei programmi ATIP AUSAP da parte di Luis Elizondo nel 2017. Dopo la comunicazione al Congresso è stato stabilito che questo USAP e le relative informazioni collaterali non sono state legittimamente comunicati al Congresso. La missione principale di Immaculate Constellation è la raccolta di immagini di intelligence su fenomeni aerei non identificati e ARVRV, veicoli di riproduzione, cioè retroingegneria, utilizzando risorse di intelligence militare degli Stati Uniti assegnate e non assegnate. Come parte di una rete di SAP collegate a tecnologie di intelligence non umana, EUAP, Immaculate Constellation funge da nesso per la raccolta, l'analisi e la diffusione di intelligence sulle attività, capacità e posizioni di minacce aerospaziali anomale che hanno origine da fonti straniere non identificate, quindi di altre nazioni e extraterrestri. L'intelligence all'interno del programma Immaculate Constellation consiste principalmente in Imagery Intelligence, cioè IMINT, di alta qualità e in Collateral Measurement and Signature Intelligence, il MASINT, di UAP, all'interno dell'atmosfera terrestre. Le piattaforme di raccolta coinvolte sono un mix di capacità assegnate e non assegnate in Low Earth Orbit, nell'atmosfera superiore, nelle altitudini dell'aviazione militare e civile e negli ambienti marittimi. Immaculate Constellation presta particolare attenzione alle piattaforme aerospaziali anomale che sono state sviluppate attraverso lo studio e l'acquisizione di tecnologie di origine sconosciuta da parte di nazioni straniere ed entità sconosciute. In pratica ci sta dicendo che ci sono altre nazioni che hanno portato avanti piani di retroingegneria e hanno sviluppato prototipi. Le firme UAP e le aree operative preferite sono note al programma, consentendo un certo grado di consapevolezza strategica e allerta. Infine, Immaculate Constellation mostra agli UAP che gli UAP operano in tutto il mondo, spesso in stretta prossimità di asset e posizioni straniere sensibili. Le categorizzazioni di Immaculate Constellation come USAP madre con vari SAP figli sotto il suo ombrello indica un alto livello di compartimentazione e segretezza. In effetti, Immaculate Constellation funge da USAP centrale o madre che consolida le osservazioni delle attività UAP e ARV
rilevate da piattaforme di raccolta con e senza compiti. I sofisticati controlli di sicurezza delle informazioni interne sono una parte importante del programma che impone la compartimentazione rivelando, mettendo in quarantena e trasferendo incidenti di raccolta di immagini UAP ed RV prima che vengano fatti circolare all'interno dei Military Intelligence Enterprise. In pratica quello che vi abbiamo detto in tutte le live sulla disclosure, su come funziona la compartimentazione, parlando io e Massimo. In conclusione, Immaculate Constellation dimostra che l'USG, cioè il governo degli Stati Uniti, non è solo a conoscenza di UAP e TUO, ma anche degli sforzi degli stati stranieri per replicare la capacità di UAP e TUO. I dati all'interno, dobbiamo capire cos'è questo TUO, di Immaculate Constellation rivelano la capacità delle forze armate statunitensi e della Military Intelligence Community di rilevare, tracciare, identificare e coinvolgere piattaforme transmedium anomale. Inoltre, Immaculate Constellation dimostra anche la capacità esistente di rilevare, mettere in quarantena e trasferire incidenti di raccolta di UAP e RV, cioè recuperare repliche e oggetti volanti non identificati con i suoi occupanti, prima che vengano osservati e fatti circolare all'interno della Military Intelligence Enterprise, spiegando in parte perché molti membri altrimenti autorizzati dell'esercito e dell'IC non siano a conoscenza delle attività UAP. In pratica sono talmente segrete che anche la maggior parte degli agenti segreti delle agenzie non ne sanno nulla. Infine, l'esistenza di Immaculate Constellation fornisce prove verificabili della partecipazione consapevole di elementi delle forze armate statunitensi, del Defense Civil Service e dell'Intelligence Community in una missione di sorveglianza e ricognizione globale incaricata di monitorare UAP e ARV. L'USG mantiene database di immagini intelligence accessibili al personale non autorizzato personale con autorizzazioni di sicurezza appropriate e necessità di missione. Questi database sono sparsi tra varie organizzazioni e servizi, il che porta a una struttura di proprietà frammentata. Le immagini che abbiamo visto dovrebbero essere proprio appartenenti ad uno di questi. Questa dispersione complica la raccolta tempestiva e completa di IMINT, cioè di studio delle immagini e raccolta delle immagini relative ai fenomeni aerei non identificati. Il controllo sull'accesso a questi set di dati risiede principalmente con la Military Intelligence Enterprise, i Combatant Command, le forze armate e i singoli program manager. L'IMINT, raccolta del set di dati disponibili del Dipartimento della Difesa, e rivisto per questo rapporto fornisce prove convincenti per UAP che sfidano spiegazioni prosaiche. Esiste un gran numero di sensori e di immagini unici a disposizione della comunità militare di intelligence degli Stati Uniti, tra cui infrarossi a visione frontale, FLIR, video a movimento completo, termici e fotografia fissa. La moltitudine di lunghezza d'onda raccolte da questi sensori ha catturato caratteristiche UAP difficili o impossibili da osservare con il solo occhio umano. I sottili effetti atmosferici associati agli UAP sono visibili attraverso i sensori impiegati dalle agenzie militari e di intelligence e degli Stati Uniti, consentendo tecniche analitiche uniche. La catena di custodia verificabile per UAP IMINT raccolta dalle risorse militari degli Stati Uniti garantisce un elevato livello di fiducia nell'accuratezza e nell'integrità dei dati raccolti. Sono presenti i seguenti esempi, vediamoli insieme. Formazioni cubiche di sfere metalliche CENTCOM sulle reti USG. Esiste un filmato diurno, FMV e FLIR, di una formazione di circa 12 sfere metalliche che sfiorano la superficie dell'oceano ad alta velocità prima di disperdersi in più direzioni. Le manovre rapide e agili delle sfere metalliche erano incompatibili con i veicoli aerospaziali noti e avevano un diametro compreso tra 3 e 6 metri. Nel segmento di apertura di questo filmato le circa 12 sfere metalliche volavano in una stretta formazione cuboide. Le sfere metalliche erano in 3 formazioni verticali quadrate di circa 4 sfere ciascuna, disposte in una configurazione a 3 punte, creando l'illusione di una forma cubica a distanza. Tutte le sfere erano incandescenti contro l'oceano nero e freddo del filmato FLIR e ogni sfera creava una debole distorsione atmosferica sia attorno a sé che come una scia di calore scintillante.
Le sfere metalliche si muovevano in questa formazione cubica sull'oceano per un po' di tempo, prima di rompere rapidamente la formazione a coppie. La piattaforma del sensore perse di vista il maggior parte delle sfere metalliche mentre saliva in altitudine e acceleravano a velocità, ma continua a osservare una coppia di sfere metalliche che continuavano la traiettoria originale della formazione più grande. Ho osservato il fast mover del CENTCOM in transito su strutture sensibili. Sulle reti USG esiste un filmato FLIR di un UAP ovale di piccole e medie dimensioni che vola ad alta velocità e basso sulla superficie. Il filmato inizia come sorveglianza di routine di una struttura costiera sensibile quando l'UAP ovale entra rapidamente nell'inquadratura mentre vola sopra le strutture costiere. L'UAP ovale quindi effettua una rapida virata verso l'oceano dove viene tracciato dalla piattaforma di raccolta. L'UAV ovale viene tracciato mentre vola basso sopra l'oceano aperto ad alta velocità prima che la traccia venga persa. Le navi di intelligence dell'Indo-PACOM, cioè del Comando Oceanico dell'Oceano Indiano, sono posizionate per raccogliere informazioni sui veicoli di riproduzione. Nelle reti USG sono presenti riprese infrarossi e immagini di un raggruppamento di imbarcazioni impegnate nella raccolta di SIGINT e MASINT di notte in un'area specifica dell'Oceano Pacifico. In queste riprese che si trovano in prossimità delle imbarcazioni, una grande UAP a triangolo equilatero appare improvvisamente e direttamente sopra le imbarcazioni. Si vedono 3 punti luminosi in ogni angolo inferiore dell'UAP che si osserva ruotare lentamente sul suo accesso orizzontale. Questa rotazione rivela parzialmente una barra orizzontale di luci panoramiche. L'analisi di intelligence associata a questo evento specifica che il triangolo equilatero è un veicolo di riproduzione, quindi un RV, e conclude che le imbarcazioni devono essere state a conoscenza del frequente utilizzo di tali coordinate da parte dei veicoli di retroingegneria a causa del preposizionamento estero di risorse di raccolte avanzate all'ora e nel luogo esatti. Dopo un breve periodo di stazionamento e rotazione lenta circa 500.000 metri sopra l'oceano, l'RV scompare improvvisamente e le riprese terminano. Triangolo equilatero UAP Tails Nave inconsapevole. Sulle reti USG esiste un filmato a infrarossi di un UAP a triangolo equilatero, approssimativamente alle dimensioni di un jet da combattimento che volteggia a meno di 200 metri sopra una nave, di notte in una località del Pacifico. Analisi di intelligence associate a questo evento specifica che il triangolo equilatero è un ARV di origine sconosciuta. La nave non dà alcun segno di essere a conoscenza del fatto che l'RV mantiene quota e rotta direttamente sopra la testa. Sono visibili 2 luci sulla parte inferiore dell'RV, mentre una terza è bloccata alla vista a causa di un angolo di orientamento leggermente verso l'alto. Sembra che stiano parlando di qualcosa di simile a un TR-3B. Grande disco che usa le nuvole come occultamento, e questa è una cosa che vediamo sempre più spesso. Sulle reti USG esiste un filmato OPIR di un grande UAP a forma di disco che emerge da una densa formazione di nubi. Il disco ha registrato un caldo nero contro un freddo bianco, ricordatevi che stiamo parlando di immagini termiche notturne, con perturbazioni atmosferiche causate dall'UAP a forma di disco visibili. Il disco aveva una circonferenza compresa tra i 200 e i 400 metri e mostrava concavità simmetriche sulla superficie superiore. L'UAP a forma di disco emerge da un angolo basso viaggiando verso l'alto verso l'atmosfera esterna. Dopo aver superato la copertura nuvolosa, l'UAP a forma di disco inverte improvvisamente la sua direzione scendendo parzialmente nella copertura nuvolosa, quindi accelerando rapidamente fuori dall'inquadratura e parzialmente oscurato dalle cime delle nuvole. Questo comportamento era di natura evasiva e implicava che l'UAP a forma di disco si fosse reso conto di essere sotto osservazione da parte di una piattaforma di raccolta basata nello spazio. Boomerang UAP osservato dal pilota e dalla suite di sensori. Vedete come queste cose che stiamo leggendo vanno in qualche modo a collimare con le immagini una per una che abbiamo visto.
Sulle reti USG esiste un filmato FLIR di un UAP boomerang spazzato che manovra, non so che intende per spazzato, che manovra a un'altitudine incerta in una posizione a largo della costa orientale di un paese. Non viene citato. L'UAP viene tracciato contro le nuvole dalla suite di sensori del velivolo operativo, quindi è un aereo a effettuare coi sensori l'avvistamento e a registrarlo. L'UAP viene osservato mentre decelera rapidamente fino a un overing stazionario, seguito dall'improvvisa emissione di una sfera di luce dalle giunzioni delle due ali, che si espande per inghiottire parzialmente il velivolo in una sfera di luce rotante, punto in cui termina il filmato disponibile. Probabilmente si è spostato a livello dimensionale, ha fatto un salto iperspaziale o qualunque altra cosa, magari ha aperto un portale. Jellyfish UAP attraverso il confine tra Stati Uniti e Messico. Sulle reti USG esiste un filmato FLIR di un UAP di forma irregolare che volava attraverso il confine meridionale. L'UAP appariva in FLIR come maculato irregolarmente con emissioni calde e fredde e somigliava a una medusa o a un cervello galleggiante con appendici pendenti. L'UAP volava controvento, senza alcun mezzo di propulsione visibile, manteneva una rigidità innaturale suoi movimenti e nella sua traiettoria di volo e manteneva un'altitudine relativamente bassa rispetto alle caratteristiche geografiche. Nell'aspetto e nel comportamento il filmato di questo UAP che violava lo spazio aereo del confine meridionale assomigliava alla stessa classe di UAP osservati vicino alle strutture del Dipartimento della Difesa in Iraq e Afghanistan. Vi ricordate i video fatti da Jeremy Corbell e anche le ultime immagini che vi abbiamo mostrato insieme a Massimo erano probabilmente di questo oggetto. Esiste almeno un video di compilazione di questa classe UAP proveniente dalle risorse di protezione della forza del Dipartimento della Difesa e dal Theater ISR che utilizza questo filmato come punto di confronto. Il range faller supersonico della Northcom, quindi del comando Nord americano, intercetta un caccia dell'USN. Sulle reti USG sono disponibili riprese FLIR e dati radar di un UAP supersonico di caratteristiche incerte che conduce un'intercettazione frontale di un caccia USN operante al largo della costa orientale. Probabilmente si fa riferimento al famoso F-15 che ha subito questo attacco, questa intimidazione da parte di alcune sfere. L'UAP viene osservato emergere da un banco di nubi ad alta velocità e avvicinarsi frontalmente all'aereo, passando rapidamente sopra il lato sinistro della cabina di pilotaggio. I dati radar di questo approccio tracciano l'UAP nel suo avvicinamento al velivolo, fornendo informazioni su velocità, direzione ed elevazione. Questo avviene al SUTCOM, quindi al comando Sud, rilevato da un tic-tac, da un apparato spaziale in prossimità della nave. Sulle reti USG sono disponibili immagini OPIR, MASINT e UAP tic-tac in transito attraverso un'area dell'Oceano Atlantico. Il tic-tac manovra a un'altitudine pari a prossimità della copertura nuvolosa locale e le firme elettromagnetiche correlate sono state raccolte dal MASINT. Nel filmato disponibile il tic-tac UAP transita rapidamente attraverso il campo di riferimento mentre attraversa l'oceano. Non è stata osservata alcuna reazione. Sembra provenire dalla nave, ma la sua vicinanza nel tempo e nello spazio da traiettoria di questo UAP suggerisce una conoscenza preventiva dell'evento UAP da parte dell'intelligence. Segnalazioni intelligence umana per la difesa. USG gestisce un database di informazioni raccolte dal personale militare su una pletora di argomenti, tra cui gli UAP. Questi singoli report sono considerati grezzi perché non sono stati sottoposti a valutazione, conferma o contestualizzazione in un prodotto analitico finito da parte degli analisti della Military Intelligence Community. Un volume significativo di report che documenta incontri diretti, fenomeni aerei non identificati o oggetti volanti non identificati UFO da parte del personale del Dipartimento della Difesa esiste dal database UNIT della Difesa. Molti di questi report sugli UAP sono archiviati da aviatori e piloti militari, nonché da membri del servizio addestramenti in attività di raccolta di informazioni militari straniere, spesso includono prove fotografiche e dati dei sensori. Quando aggregati, questi report rilevano informazioni significative sugli UFO. Questa sezione è direttamente informata della revisione di oltre 400 report difesa sugli incontri degli UFO UAP da parte del personale USG nel periodo compreso tra il 1991 e il 2022.
Va notato che questo set di dati non è esaustivo, esistono altre fonti di dati UMINT che sono state omesse da questa analisi. Il set di dati UMINT della difesa riassunto qui evidenzia tendenze notevoli del flusso di segnalazione e viene presentato qui insieme ad esempi specifici. Forme UAP comuni osservate nel set di UMINT della difesa. Dal 91 al 2022 le forme UAP più comuni segnalate in questione database USG erano sfere, ovvero orb, dischi, piattini, ovali tic-tac, triangoli, boomerang, punta di freccia e irregolari organici. Le forme triangolo, boomerang, punta di freccia erano di gran lunga le più rare e le sfere le più comuni. Sono presenti variazioni di morfologia all'interno di queste categorie, ovvero sfere lisce e sfere con protuberanze, piattini senza cupole e piattini con cupole, ovali lisci e ovali con strutture superficiali, meduse o cervelli galleggianti con appendici e triangoli allungati così come triangoli equilateri. Vediamoli uno per uno in maggiori dettagli. Le sfere sono state le forme più segnalate con variazioni che vanno da sfere lisce e senza caratteristiche a sfere con aperture o appendici visibili, sfere con apertura tipo quella dell'aeroporto di Manchester. La prevalenza di questi oggetti suggerisce un possibile standard della progettazione nella funzione UAP in grado di elevata manovrabilità e velocità. La diversità all'interno della categoria delle sfere che spazia da semplici aspetti levigati a strutture più complesse con appendici suggerisce un'ampia gamma di scopi o tecnologie esclusive delle missioni delle piattaforme o dell'ideatore. Dischi volanti. Gli UAP a forma di piattino segnalati con e senza cupole sono stati la seconda forma più comune segnalata. Sono stati segnalati anche piattini piatti, ovvero oggetti simili a dischi senza cupole pronunciate. Nei dati sono segnalati anche UAP tradizionali e biconvessi, tipo quello, per intenderci, dove avrebbe lavorato Bob Lazar. Ovali o tic-tac. Gli UAP di forma ovale sono stati segnalati raramente nel dataset e solo dopo circa il 2003 questi UAP hanno mantenuto una simmetria uniforme a forma di uovo, occasionalmente rastremata in una forma a goccia. Cilindri con estremità convesse, tic-tac, rientrano in questa categoria e occasionalmente presentavano protuberanze visibili sulla parte superiore e inferiore della pianta altrimenti uniforme. Triangoli. Erano gli UAP più rari segnalati nei dati. La maggior parte di questi avvistamenti erano triangoli equilateri, occasionalmente con stabilizzatori verticali visibili sulla cima dell'UAP. Sono stati segnalati anche tipi allungati, isosceli, occasionalmente con gli stessi stabilizzatori verticali osservati sul tipo equilatero. Oggetti a boomerang o punta di freccia erano tra i più rari segnalati. Gli UAP a boomerang mostravano simmetria bilaterale con ali ampie e un elevato aspect ratio. Anche gli UAP a punta di freccia mostravano simmetria bilaterale, ma possedevano ali rastremate e un basso aspect ratio, in genere con bordi d'attacco molto a freccia. Irregolari organici. Gli UAP di forma irregolare, quelli che sfidano la semplice descrizione geometrica, sono stati tra gli avvistamenti più rari segnalati nel dataset. Compaiono anche UAP mutaforma che in genere hanno una forma di base sferico-discoidale da cui si vedono proiettarsi geometrie irregolari. Sono presenti anche UAP cervello fluttuante o medusa caratterizzate da una massa centrale da cui pendevano verso il basso più braccia o longhieroni. Infine sono state osservate anche forme combinate, tra cui cubi all'interno di sfere, piattini ad anello e varie forme rettangolari e cuboidi. Queste che vediamo a seguire sono le tabelle famose che sono state ampiamente descritte e qui abbiamo tutti i particolari osservabili per tipologia di oggetto. Ne faccio vedere qua un esempio. Non li vado a leggere perché ovviamente non ce la facciamo a leggerli tutti. Qua per esempio si parla di misurazione, velocità, firme, colori, dettagli della superficie, comportamenti fenomeni atmosferici, effetti biologici e di ogni tipologia, come possiamo vedere qua, sfera e orb, qua per esempio disco piattini, eccetera, ci sono tutte le varie caratteristiche. Quindi qui abbiamo praticamente le tabelle. Incontro ravvicinato con il personale di cabina di pilotaggio della CVN. Durante il servizio attivo del Pacifico, il personale di cabina di pilotaggio impegnativo
impegnato nel servizio notturno, ha avuto un incontro ravvicinato con un UAP sferico di dimensioni medio-grandi. L'equipaggio di cabina di pilotaggio in servizio ha osservato una piccola sfera rosso-arancio che manovrava ad alta quota sopra il CVN. Poco dopo la prima osservazione, l'UAP è rapidamente sceso ad alta quota a una posizione direttamente sopra il ponte di volo, quindi stiamo parlando di una portaerei, altezza approssimativa 100-200 yard. L'UAP ha mantenuto quota e velocità pari a quella della portaerei in corso per un periodo di tempo incerto. Il personale di osservazione ha segnalato alterazioni della percezione del tempo durante l'incontro ravvicinato. Gli UAP sembravano emettere, qua si parla di più di uno, emettere una morbida luce rossa-arancio che stranamente non illuminava l'oceano o il ponte di volo della portaerei. Nonostante l'aspetto visivo di intensa luminosità, la superficie dell'UAP è stata osservata come dinamica, turbolenta, come la superficie del Sole, in pratica di plasma. L'UAP non ha intrapreso alcuna azione segnalata durante l'incontro, mantenendo solo una stretta vicinanza con la portaerei. Dopo un periodo incerto, l'UAP improvvisamente si è lanciato in aria, scomparendo in un punto molto al di sopra della portaerei. Il personale di osservazione si è sentito come se fosse uscito da una trance e da un senso di profondo disagio. Il rapporto sull'incidente si conclude con l'osservazione che il CVN non aveva risposto ad alcun modo a quella che era stata percepita come un'intercettazione ostile da parte dell'UAP. Apro e chiudo una parentesi: in una delle scorse live, una delle 2 passate live che abbiamo fatto con Massimo Cirami, abbiamo accennato proprio alla questione delle sfere e abbiamo dimenticato di dire, abbiamo mostrato dei video di queste sfere azzurre, ma che cambiano anche colore, e l'abbiamo visto e lo vedremo anche in un video che vi mostrerò prossimamente, un video di sorveglianza che sono riuscito a recuperare del New Jersey, dove è possibile vedere proprio queste sfere che non riflettono tutto intorno, ma riflettono dentro gli obiettivi. E questa è una cosa assolutamente strana, anomala. Orb metallici intercettano le F-22, questo è il caso famoso, nella missione di sorveglianza e controllo aereo CONUS. Durante l'esecuzione di una missione il controllo e sorveglianza dello spazio aereo routine nell'Eastern Air Defense Sector, un caccia F-22 ha osservato più contatti UAP all'altitudine della missione. Muovendosi per intercettare, il pilota dell'F-22 ha notato più sfere metalliche leggermente più piccole di una berlina sospese sul posto. Dopo aver puntato verso gli UAV, una formazione più piccola di sfere metalliche ha accelerato rapidamente verso l'F-22, che non è stato in grado di stabilire agganci radar sugli UAP presumibilmente ostili. L'F-22 ha interrotto la traiettoria e ha tentato di eludere, ma è stato intercettato e bloccato da circa 3-6 UAP. Un UAP ha manovrato in prossimità, circa 12 metri, dell'area direttamente a dritta della cabina di pilotaggio. L'UAP ha stabilito una rigida relazione spaziale con l'F-22, cioè praticamente manteneva assetto, direzione, velocità, eccetera, orientamento, parallelo alla cabina di pilotaggio, quindi ben visibile dal pilota dell'F-22. Nonostante i molteplici rolli e manovre evasive, l'oggetto manteneva perfettamente distanza e tutto quanto. Circondato da questi presunti oggetti volanti non identificati ostili, l'F-22 fu costretto ad abbandonare l'area della missione sotto la scorta della formazione dell'UAP fino a quando non è uscito fuori da quell'area. Perimetro della struttura sensibile violato da un UAP. In un aeroporto militare situato sulla costa orientale, il personale di terra ha segnalato un'intrusione prolungata e a bassa quota a tarda notte da parte di un piccolo UAP sferico. Oggi sta avvenendo in continuazione praticamente. L'UAP ha mostrato la gestione della firma visiva apparendo come una sfera sfocata, attorno alla quale la luce era distorta e piegata. Questo effetto emanava verso l'esterno della sfera centrale, dando l'impressione di una foschia da calore o di un volume nebbioso di luce distorta. Il personale di terra ha segnalato affaticamento degli occhi, mal di testa e una sensazione di disagio o terrore durante l'osservazione di questa sfera scura. L'UAP è stato osservato per la prima volta mentre attraversava lentamente la pista, muovendosi nella direzione di un'area sensibile. Una volta attraversato, l'UAP si è librato sopra un raggruppamento di apparecchiature di terra, prima di fluttuare ulteriormente verso
un edificio all'interno dell'area sensibile. L'UAP ha quindi fluttuato sull'edificio prima di scomparire all'improvviso. Il personale di terra non era certo della durata dell'incontro, ma ha stimato che la sua osservazione sia durata tra i 10 e i 15 minuti. Poi abbiamo l'ultima sezione del documento. Le discrepanze riscontrate nei registri interni delle interazioni di Aro e DOD con il Congresso gettano seri dubbi sull'integrità delle dichiarazioni del Dipartimento della Difesa ai leader eletti del governo degli Stati Uniti. Le trascrizioni esistenti in possesso della dirigenza del Dipartimento della Difesa mostrano un modello di banalizzazione, offuscamento e negazione totale dei dati UAP in quelle che dovevano essere conversazioni altamente classificate, private e trasparenti con i membri appropriati del Congresso. Questo stesso comportamento impedisce anche ai membri critici del Congresso di ricevere una valutazione accurata dei rischi per la sicurezza nazionale posti dagli UAP. Esempi specifici noti all'autore includono la negazione dell'esistenza di molteplici programmi di accesso compartimentato di proprietà di un'agenzia di intelligence militare direttamente correlati alla missione UAP, la negazione dell'esistenza di programmi di accesso speciale congiunti al Dipartimento della Difesa interdipartimento direttamente correlati alle missioni UAP e allo studio del TUO, e infine la negazione dell'esistenza di Immaculate Constellation da parte dei rappresentanti del Dipartimento della Difesa e membri appropriati del Congresso e il loro staff. Separatamente, ulteriori documenti interni confermano le affermazioni del signor Liu Elizondo in merito alle missioni, alle attività e alle conclusioni di ATIP-AUSAP. Ulteriori documenti supportano il carattere eccezionale e la credibilità del signor Elizondo. Questi documenti non pubblici includono lettere di encomio, candidature per primi di servizio, revisioni di presentazioni e promozione, catene di posta elettronica archiviate e briefing del programma ATIP-AVSAP che confermano quello che lui Elizondo ha detto, che corroborano direttamente dichiarazioni pubbliche di lui anche presso il Congresso degli Stati Uniti. Questi documenti forniscono anche ulteriori informazioni sulle attività di ATIP-AVSAP, l'evoluzione e le conclusioni del programma e le sue interazioni con la dirigenza senior del Dipartimento della Difesa. Infine, questi documenti forniscono informazioni su aree altamente classificate e soppresse dalla ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico derivate dallo studio e dallo sfruttamento delle tecnologie UAP-NHI. E andiamo verso la conclusione. Abbiamo qua diversi documenti storici che vengono citati. Questa parte magari la saltiamo, che riguardano documentazione per esempio dell'NSA, che riguarda l'Unione Sovietica, come per esempio i temi della parapsicologia, le armi psicotroniche, eccetera, eccetera, naturalmente il fenomeno UAP. Poi questa la leggiamo invece: un corpo consistente di informazioni sensibili sui segnali raccolti dai paesi pari a questi dimostra la consapevolezza straniera degli eventi UAP che si verificano sulle loro strutture militari. Quindi ci sta dicendo che anche in altri paesi, quello che abbiamo detto in questi giorni, ci sono questi rilievi da parte di oggetti sconosciuti sulle strutture militari e di intelligence sensibili, comprese quelle con armi nucleari. A causa della natura eccezionalmente sensibile delle fonti e dei metodi coinvolti, qui vengono fornite solo conclusioni generali. È noto che alcuni paesi stranieri hanno osservato UAP, le cui firme e comportamenti sono correlati a quelli osservati dagli Stati Uniti. Questi eventi UAP sono trattati dagli apparati di sicurezza di ogni Stato come gravi minacce alla sicurezza nazionale a causa della presenza di UAP in prossimità di strutture militari e di intelligence sensibili. Queste strutture sono spesso associate alla difesa aerospaziale, alla deterrenza strategica e alla ricerca e sviluppo scientifico sponsorizzati dall'esercito. In più occasioni ciascuna di queste nazioni ha tentato di intercettare e abbattere UAP che violavano il loro spazio aereo territoriale e lo spazio aereo sopra le strutture sensibili. I paesi stranieri dispongono di organizzazioni interne dedicate allo studio della minaccia ambigua rappresentata dagli UFO, alla deduzione di principi scientifici attraverso l'osservazione degli UAP e alla gestione attenta alla percezione pubblica della questione degli UFO. Fonti sensibili. Non pervenuto. La divulgazione ufficiale dell'esistenza di intelligenze non umane e della loro presenza sulla Terra è un momento cruciale della storia umana. La natura di queste informazioni è di tale incomparabile rilevanza per il bene pubblico che richiede di essere condivisa.
Alcuni potrebbero obiettare e dire che la divulgazione in questo momento pone troppi rischi. A loro si deve dire che non saremo mai in grado di prevedere come individui, famiglie, comunità e nazioni reagiranno a rivelazioni di tale portata. Andando avanti, dobbiamo guardarci dall'allettamento di soluzioni autoritarie giustificate da opportunismo e appelli alla sicurezza nazionale. Il bene dell'umanità trionferà sempre nel tempo ed è nei momenti di crisi che vengono scoperte le nostre capacità di raggiungere lo straordinario. Non abbiate paura. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Nel frattempo interrompo la condivisione. C'è giusto tempo proprio per pochissime domande, quindi andiamo a vedere se c'è qualche domanda in maiuscolo. Mi sa che non ce ne sono. Jerry, esiste una confezione galattica? È fantastica questa domanda. Io non credo alla Confederazione Galattica. Poi è possibile che ci siano degli accordi, esattamente come per le nazioni, che mettono insieme diverse razze con scopi paralleli, con scopi simili. Però confezioni galattiche no, non credo che ce ne siano. Appartengono di essere... Allora, se mia, ma appartengono a diverse razze o la stessa, o addirittura nostra tecnologia segreta? Jerry, non ho capito la prima parte con le risate, vabbè, però evidentemente mi sono perso io qualche cosa. Secondo me esistono diverse razze, diverse tipologie di oggetti, diversi tipi di tecnologie e di manifestazioni, e nei nostri cieli in questo momento stiamo assistendo a qualcosa di straordinario e di cui vediamo soltanto una microscopica percentuale, perché in realtà la stragrande maggioranza sta avvenendo sopra, nello spazio, sopra le nuvole, eccetera. Attilio, la tua domanda non è uno stealth? Non sapendo a cosa ti stai rivolgendo non ti posso dare una risposta, però se ti riferisci al triangolo nero, sì, è possibile che sia un oggetto stealth. D'altra parte, in teoria, il TR3B, qualora lo fosse, è stealth. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Sempre Jerry. Sembra che l'umanità si sia risvegliata da un lungo letargo, forse perché riusciamo a condividere più materiale online ora rispetto a prima? Non credo. Io credo che ci sia la voglia di sapere, la voglia di non essere più presi per i fondelli e di conoscere la verità. Queste sono le vere motivazioni per cui le persone che si vanno risvegliando, seppur siano ancora una percentuale bassissima, cercano in tutti i modi di arrivare a questa verità, a questa conoscenza, e si interessano di conseguenza a certi argomenti. Allora, grazie Franco per il sostegno al canale. Vado velocissimo ragazzi perché c'ho la cena di auguri della Federazione Ufologica Italiana e devo partire subito alla fine della live, quindi stop alle domande. Abbiamo gli ultimi 3 minuti, vediamo se ci sono domande maiuscolo che ho saltate. Grazie Franco. Lascio un attimo il tuo scritto. Pensi che potrà accadere? Stiamo vedendo. Allora, Laura, premessa che ti raccomando la prossima volta di fare le domande in maiuscolo, altrimenti io non le vedo. Cosa penso che possa accadere in seguito a quello che stiamo vedendo? Beh, io penso che prima dobbiamo capire quello che sta avvenendo, possiamo allo stato attuale teorizzarlo. Io ho 2 o 3 teorie plausibili e le reputo tutte possibili, quindi nessuna esclude le altre. Penso che sopra le nostre teste in questo momento ci sia una guerra. Penso che negli Stati Uniti, e lo vedremo probabilmente nella live di domani che dovrò improvvisare, parleremo sempre di disclosure, parleremo sempre della situazione attuale, perché ho dovuto spostare per ragioni personali non mie, ma dei relatori, la live che doveva andare domani sera, quindi domani sera ci sarò io
con una live più lunga su questi argomenti. Quindi rimando eventuali domande alla live di domani. E naturalmente, quindi sicuramente ci saranno delle conseguenze, ma dubito fortemente che sono prevedibili. C'è l'ipotesi che tutto questo clamore possa essere l'inizio del progetto Bluebeam? Allora, Davide, io non credo al progetto Bluebeam, l'ho smontato 1 milione di volte. Oggi, parlando con un utente del canale, abbiamo parlato di progetto RealBeam, che è molto più real del Bluebeam. Allora, il progetto RealBeam sostanzialmente è una vera invasione UFO camuffata da finta invasione UFO, dove sostanzialmente siamo davanti a degli oggetti che possono simulare o essere dei veri e propri oggetti sconosciuti, che magari attaccheranno qualche installazione, qualcosa, senza bisogno di ologrammi, perché non hanno senso gli ologrammi da questo punto di vista. Vi invito, se volete maggiori dettagli, a vedere i miei video proprio sul Bluebeam, dove spiego con carte alla mano, con spiegazioni approfondite, con video e quant'altro, il perché il Bluebeam non ha senso essere realizzato, ma perché è molto più semplice realizzare una finta invasione aliena con mezzi e senza ologrammi. Ma quello che penso io va al di là di questo. Io credo che ci sia una reale minaccia in questo momento. Da parte di chi? Non so dirlo. Va bene ragazzi, andiamo alla conclusione di questa live. Mi scuso se ho letto velocissimo e spero di aver fatto capire tutto quello che ho letto, ma altrimenti ci voleva una live di 2 ore. E vi ringrazio per essere stati qui con me. Ci vediamo alla live di domani sera alle 21:10 e vi raccomando, segnatevi le domande, o le fate sotto questo video oppure le farete domani alla prossima live. Ci vediamo a domani. Ciao a tutti, buon proseguimento e una buona serata.